Oggi in questo video ti darò dei buoni motivi per avere un olmo, che sia campestre, che sia siberiano o comunque altre varietà nostrane, nella tua collezione. Ciao bonsaisti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui davanti al mio olmo campestre che, nonostante il vento forte di questi giorni, sembra stia molto bene. Vi ricordo che questa pianta è stata rinvasata pochi mesi fa. Vi lascio il video qui in alto a destra e ho praticamente tolto quasi tutte le radici, ma potete vedere tranquillamente che la pianta sta cacciando perfettamente. Piano piano richiuderà anche questo taglione, deve solamente trovare un po' la spinta, visto che il terriccio precedente non era granché. Ma qual è il fulcro del video di oggi? Come dicevo prima, è capire perché l'olmo campestre, o comunque l'olmo in generale, è praticamente la specie, o comunque una delle specie migliori per fare bonsai, soprattutto se si è agli inizi. Intanto, se conoscete il mio canale, altrimenti vi lascio comunque una playlist qui su questa pianta, potete vedere tranquillamente tutti i progressi che questa pianta ha fatto nei 3 anni in cui era con me. Era una pianta raccolta praticamente alla ferrovia, ovviamente era senza rami, era completamente diversa, e ora con circa 3 anni di coltivazione ho raggiunto questo risultato. Poi ovviamente devo riportarla un po' indietro, devo fare ramificazione e tante altre cose, però è estremamente vigorosa, è radica che è un amore. Adesso vi farò vedere degli esempi e ci permette in poco tempo di fare diametri abbastanza buoni, come vedete qui sui rami primari, e qui che ne ho già tagliato uno perché era in una posizione che non serviva. Anche qui l'apice non c'era, come vedete, quindi è molto generosa al lato pigoria, fa una foglia molto carina che può essere anche abbastanza piccola e dà molte soddisfazioni, quindi vi permette di imparare tantissimo sia sulla coltivazione che sulla gestione della pianta, struttura della ramificazione, eccetera eccetera. Se vedete qui tutti questi taglioni fatti male eccetera, sono i tagli che ho fatto male io nel tempo, però a tutto si ripara. Questa tra l'altro è una specie di piante che non soffre tantissimo di problemi, ha qualche problema di afidi ogni tanto, ma per esempio qui a casa mia molto poco. Vi faccio vedere un esempio, se lo trovo, di problemi con gli afidi, che sono questi. Questa è una galla, ovvero quello è il segno che un'afide ha fatto il nido sotto la foglia o comunque dentro la foglia. Che cosa andiamo a fare quando troviamo queste cose? Stacchiamo la foglia e distruggiamo la foglia incriminata o le foglie incriminate. Ovviamente se ne avete di più dovete andare ad agire con qualche insetticida o vedete un secondo voi la gravità. Poi finché ce ne avete qualcuna in giro non fa niente, la eliminate meccanicamente, quindi come ho fatto io. Altro problema che può avere questo tipo di piante è il ragnetto rosso in estate. Nel caso di questa pianta lo prende tutti gli anni e fa anche abbastanza danni. Il ragnetto rosso ve ne potete accorgere vedendo che le foglie cominciano a presentare dei puntini gialli, e se girate la foglia e la guardate, ovviamente non troverete niente adesso, però vedrete dei puntini rossi ma piccolissimi sotto. O comunque, se volete fare un test, mettete un foglio bianco sotto alle foglie e scuotete la pianta, dovreste vedere dei piccolissimi puntini rossi. Lì dovete andare ad agire abbastanza tempestivamente, perché comunque il ragnetto rosso è un acaro molto insidioso e molto fastidioso, che va a succhiare la linfa dalle foglie e le fa cadere, praticamente le fa seccare, le fa cadere, e la pianta si ritrova totalmente spogliata, il che non è proprio il massimo. Comunque, al netto di questi due problemi, la pianta riesce a fare comunque una buona corteccia. Questa è una corteccia abbastanza giovane e vediamo un po'. Dovete stare molto attenti sugli olmi alla suberosi, che se riesco vi metto qualche foto, che potrebbe essere data da eccessiva vigoria, come per esempio qui dovrebbe esserci qualche traccia,
molto simile e confondibile con la tuberosi è la graffiosi, se non ricordo male, altrimenti ve lo scrivo bene qui sotto. Quella è una malattia dell'olmo che praticamente non è curabile. Alcuni lo hanno anche raccolti in natura, quindi quando li andate a raccogliere o li andate a comprare state molto attenti a questa cosa. Però al netto di queste due piccole problematiche, l'olmo è estremamente vigoroso, ha una foglia molto carina come vedete, anche molto piccole, permette di fare diametri molto piccoli. Un consiglio enorme che vi do è di utilizzare un substrato con granulometria molto piccola, in modo tale da non avere tantissimo ossigeno dentro il substrato e di non far correre troppo le radici, altrimenti avete internodi molto lunghi e diametri molto grandi. Invece voi costruite la pianta molto lentamente e dovreste non avere tutti questi problemi. Vi fanno perdere, diciamo, in bellezza della pianta. Questi grossi rami e internodi che ho, li ho avuti appunto per un substrato che facesse spingere molto la pianta, e poi l'ho passata in questo substrato che dovrebbe essere un po' più granulare e quindi dovrebbe averci lievemente meno ossigeno rispetto all'altro che aveva prima. Quindi vediamo un attimo. Inoltre io la pianta non l'ho concimata da circa ottobre fino a febbraio inoltrato, quando ho visto che la pianta stava partendo. Però calcolate anche che ho fatto il rinvaso, quindi in realtà l'ho concimata a inizio aprile. Però di solito inizio a febbraio-marzo con una lieve concimazione, ma non spingo troppo per avere questi internodi corti. Ora vi porto a vedere degli esperimenti che ho fatto, che vi faranno capire la potenza di questa specie. Un altro esempio abbastanza vigoroso che ho a casa è questo olmo, che in realtà su questa pianta ho fatto errori per anni. Quest'anno l'ho finalmente rinvasata e vorrei cercare di capire che cosa mi può regalare, quindi la voglio lasciar spingere e vediamo un po' che cosa mi racconta. Ma adesso passiamo alle cose serie. Se avete visto il rinvaso del mio olmo campestre, il primo che vi ho fatto vedere, vi ricorderete che c'è una radice molto grande sotto la pianta. Questa è la radice che ho tagliato. Aveva tantissime radici, era una radice molto grande con tantissimi capillari. Che cosa ho fatto? Ho deciso di metterla in un vaso con della terra. Guardate qui, questo è un rametto, questo anche era un rametto ma c'è passata sopra una lumaca, non so se caccerà. Guardate, cioè veramente una radice messa lì tanto per, ma per esempio qui sta facendo il callo con delle gemme. Capite la potenza di questa pianta? E se ancora non avete ben chiaro, adesso vi faccio vedere degli olmi che ho raccolto a febbraio, sempre qui a casa mia, che vi faranno capire tutto quanto. Passiamo con il primo, che è questo. Guardate la pianta. Ho lasciato questo ramo sotto per lasciargli di raggio, anche questo, ma guardate qui su che cosa sta combinando. È veramente incredibile. Lì sotto ho visto delle galle e dopo le andrò a togliere. Anche qui dietro sta andando alla grande. Poi ce n'è un secondo, che è questo qui, che sta spingendo il giusto. Ma poi c'è il pezzo forte, ovvero questo. Guardate che pianta. Saranno circa 15 cm, larghezza 4 cm, ma guardate qui,
la spinta che hanno queste piante. Queste sono tutte gemme, tutte gemme, come potete vedere. Alcune sono già iniziate a diventare rametti, fanno paura. Questa pianta, per esempio, già nel giro di pochi anni, immagino che in un anno richiuderà il callo, e in realtà nel giro di pochi anni immagino crei già una forma da scopa rovesciata. Tra l'altro tutte e tre le piante non avevano quasi per niente capillari, e sono andato sotto nel pane radicale a creare praticamente delle ferite, se così vogliamo chiamarle, con un coltello da innesto, dove sono andato a mettere dell'ormone radicante. Immagino la potenza con cui hanno spinto da quei punti. L'ho fatto in realtà su tutte e tre, su quella un po' meno perché, se non ricordo male, aveva più radici. Tra l'altro ha un piede che si allarga un po' di più. Anche questa ce l'ha un pochettino. Questa mi sembra che era quella più tubolare, però mi sembra di avervi fatto capire abbastanza bene la potenza che hanno queste piante. Le ho lasciate imbustate per circa un mese e mezzo, poi quando ho visto che le temperature si sono alzate le ho sbustate. Questa mi fa paura ogni volta che la vedo. Ora torniamo dal mio olmo principale e vi saluto. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi convinto ad avere almeno un olmo in collezione, che sono delle piante veramente spettacolari, soprattutto quando state iniziando. Se avete visto il video sulla mostra di Tarquinia, il congresso IBS di Tarquinia, che vi lascio qui in alto a destra, alcuni istruttori hanno portato degli olmi bellissimi. Lì potete capire la potenza di questa specie. Vi invito a mettere mi piace, commentare il video dicendomi voi che cosa ne pensate degli olmi, se ne avete già in collezione, condividere il video con i vostri amici bonsaisti, condividere il video con un amico che non ha un olmo, amico o amica che non ha un olmo ma che gli potrebbe tornare utile. Vi invito ad iscrivervi al canale Telegram delle offerte, che trovate qui il QR code oppure il link in descrizione, in modo tale da potermi supportare gratuitamente per voi acquistando qualcosa tramite i link che vi metto. E noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Buon bonsai!